Ciao a tutti, io sono Fabiana e sono orgogliosa di presentarvi il mio nuovo progetto Kalimba Waves, di cui questo canale fa parte. Il mio obiettivo sarà quello di condividere con voi tutto quello che so sulla kalimba e sulla famiglia della mellofoni. Quindi condividerò cover, tablature, accessori, curiosità, esercizi, terapia, perché la kalimba è uno strumento che rilassa e porta in pace, e tutto questo attraverso i miei canali, quindi YouTube, Instagram, il mio sito personale. Vi lascio tutti i link così potete andare a dare un'occhiata. Ovviamente tutto quello che vedete qui è gratuito, pubblico, però se vi va di vedere il mio progetto crescere, se volete vedere dei video in cui recensisco dei prodotti, se volete ascoltare nuove cover, tutto quello che volete, chiedetemelo pure, ma vi invito a visitare la mia pagina di Patreon che vi lascio in descrizione, e se vi va potete offrirmi un caffè, una colazione, uno snack, quello che volete. Partiamo subito dunque con questo primo tutorial che vi introduce al mondo della kalimba. Ora, se siete qui è per vari motivi. O vi siete imbattuti in un video di Facebook in cui c'era qualcuno che suonava una kalimba e siete rimasti estasiati dal suono dolce e avvolgente che ha. Se no, magari siete dei musicisti che vogliono sperimentare un nuovo strumento un po' più esotico, etnico, così via. Oppure magari avete ricevuto una kalimba a Natale e non avete idea neanche di come si tenga in mano. Niente paura, per tutto questo ci sono io. Allora, immaginiamo che voi stiate pensando di comprarvi una kalimba. Ora non sto a dilungarmi troppo su tutti i modelli esistenti perché è uno strumento che esiste da 3000 anni, quindi immaginatevi quanti modelli esistano. Vi consiglio però di dare un'occhiata al link in descrizione in cui è contenuta una nomenclatura di tutti i modelli che sono attualmente in commercio. Troverete anche la spiegazione, la descrizione dei vari modelli, a che cosa servono, come sono accordati, quanto costano, quindi a quel punto scegliete voi. Il mio consiglio è quello di comprare questo modello. Questa è la kalimba standard, moderna, che più o meno tutti conoscono. Che cos'ha di particolare? Perché dovrebbe essere così desiderabile? Intanto perché ne esistono veramente un'infinità di modelli sul mercato a prezzi anche stracciatissimi. Oltretutto è accordata secondo una scala diatonica, quindi quella che si avvicina di più alla nostra musica pop, ha 17 note e quindi la più adatta a suonare musica occidentale, però anche suonare musica orientale, se vi piace. Inoltre, per questo strumento qui, la 17 Keys, ci sono un sacco di materiale online per imparare a suonare e suonare anche bene, quindi questo è il mio consiglio. Immaginiamo che abbiate già ordinato la vostra kalimba. Che cosa trovate di solito nelle confezioni che vi arrivano a casa da Amazon? Di solito trovate ovviamente lo strumento. Che cos'è la kalimba? La kalimba non è altro che la pronipote di uno strumento antichissimo che si chiama mbira, apostrofo mbira. L'ambira non era altro che una tavoletta di legno su cui venivano fissati dei stuzzicadenti di bambù e se si percuotevano con le dita questi suonavano. Oggi invece la kalimba non è che sia cambiata molto, la base è sempre quella, però ovviamente un po' più evoluta. È composta da una cassa armonica, e dopo faccio un discorso su questo, delle assi di bilanciamento in modo da tenere fisse le lamelle, da un ponte, da questo supporto metallico che tiene fermo tutte le lamelle, e poi appunto da 17, 10, dipende dal modello che comprate, lamelle oppure denti, chiamatele come volete, sempre le note della kalimba sono. Ora parliamo un attimo della cassa armonica. Vi sarete accorti che molte kalimbe non hanno la cassa di risonanza, cioè non hanno i buchi davanti e dietro. Questo perché? Perché di base l'ambira, quella antica, era semplicemente un pezzo di legno senza cassa di risonanza su cui appunto venivano fissate le lamelle di qualsiasi materiale, e quindi molte case costruttrici hanno deciso di mantenere quello standard e di non forare la cassa. Io però vi consiglierei di comprarvene una così forata, per due motivi. Uno, perché il volume è sicuramente maggiore poiché il suono proviene da questa cassa e rimbomba. Seconda cosa, la cassa armonica vi permette di mettere in pratica alcuni trucchettini, il wow wow, oppure
il vibrato, queste cose qui, no? Che sono trucchettini che magari a voi adesso sembrano banali, però vi assicuro che un giorno ne farete tesoro. Quindi questo è lo strumento, poi nei prossimi video vi insegnerò come si suona, come si leggono le tablature, un po' di canzoncine, eccetera eccetera. Poi passiamo oltre, anche per questo aggeggio serve un video a parte, soprattutto se non siete pratici di teoria musicale e accordature. Diversamente da come può sembrare, questo qui non serve per suonare la kalimba, ma serve per accordarla. Ora, ve l'ho detto, approfondirò il discorso in un altro video, però vi faccio vedere come si fa di base. Suonate una lamella con accanto il vostro accordatore, che sia l'applicazione del telefono o l'accordatore proprio quello professionale, chiamiamolo così, e se volete alzarla di un semitono o di quanto volete, comunque se volete alzare il tono sbattete sotto, se invece volete abbassarlo sbattete sopra. Ovviamente per tutto questo, se non state capendo che cosa intendo per alzare di un tono, di un semitono, o abbassare di un tono, di un semitono o quant'altro, aspettate il prossimo video perché vi spiegherò tutto quanto riguardo alle note alterate. Poi che cosa trovate nelle confezioni? Gli stickers. Ora io ho questi qua che corrispondono alle note della kalimba. Di solito vi arrivano anche delle striscette colorate, di solito o verdi o rosse. Questi stickers vi servono ad andare a trovare le note sulla vostra kalimba nel caso il costruttore non le abbia incise nelle lamelle. Per esempio io i nomi delle note li ho incisi, non so se si vede. Ok, quindi io so esattamente dov'è il do, dov'è il re, dov'è il mi, eccetera eccetera. Vi sarete accorti che questi stickers non sono scritti secondo il nostro metodo italiano, chiamiamolo così, cioè voi non leggete do, re, mi, fa, sol, la, si, voi leggete lettere e numeri. Poi anche questo in un altro video andrò ad approfondirlo, però per adesso sappiate che ad ogni lettera dell'alfabeto corrisponde una nota, così come ad ogni numero. C corrisponde a do e corrisponde a 1, re corrisponde a D 2, E corrisponde a Mi 3 e via dicendo. I pallini che vedete sopra i numeri indicano l'ottava, C1 è il do basso, mentre C1 pallino è il do appena un'ottava sopra. Ok? Stessa nota, frequenze diverse. Ci sarà da fare anche un discorso sulla disposizione delle note sulla kalimba, ma questo ve lo spiegherò quando entreremo nel vivo degli esercizi per i vostri pollici. Parlando poi di pollici, nelle confezioni di solito vi lasciano questi ditali di gomma. Ora sta a voi scegliere se utilizzarli o meno. Io personalmente non li utilizzo per due motivi. Primo, per una questione di feeling, perché non sento la lamella sotto il dito e quindi non mi trovo bene. Seconda cosa, questi qua di gomma, come vedete, hanno dei buchi, quindi quando voi andate a suonare a volte capita che nel ritorno questa parte qui, se avete l'unghia un po' piccola, prende dentro e fa questo rumore qui che personalmente detesto. Però a parte questi ditali di gomma ne esistono in commercio altri che vanno a imitare la forma di un'unghia lunga che supera il polpastrello, diciamo. In pratica sono fatti come questi, però al posto della gommina in alto c'è una piccola protuberanza a forma di unghia che vi permette di vedere dentro le note e quindi farle suonare nel migliore dei modi. Se invece non vi va di mettere i ditali come me, vi consiglio di farvi crescere le unghie in modo che sbuchino fuori dal polpastrello, inoltre di limarle a forma di mandorlina oppure comunque appuntite, perché in questo modo è più facile andare a individuare la singola lamella. Se invece le tenete quadrate, può succedere che prendiate dentro sempre più di una nota, cioè che a volte è utile perché molte canzoni prevedono questi bicordi. Il problema è che se dovete suonare una melodia in cui non ci sono note doppie, rischiate di prenderle dentro e l'effetto
cioè non vi rovina la canzone, però magari non è l'effetto che voi ricercate. Ultimo capitolo, anzi penultimo capitolo della questione scatola della kalimba quando vi arriva a casa è la manutenzione. Le case costruttrici vi danno questa, che è un fazzolettino come quello che si usa per pulire gli occhiali, e quest'altra che è una semplice busta, come potrebbe essere quella delle scarpe in velluto. Allora partiamo da questo. Questo ovviamente vi suggerisce l'idea che la kalimba vada pulita. Vi spiego perché. Perché tra i sostegni e il ponte si va a depositare un sacco di polvere che dopo un po' è veramente fastidioso da vedere, poi se siete allergici è anche peggio. Quindi che cosa vi consiglio? Magari non con questo direttamente perché è un po' grosso, un po' spesso, però di fare questo lavoro qui, cioè di far passare da una parte all'altra il vostro fazzolettino e di pulire in mezzo tutta la polvere. Seconda cosa, a livello microscopico di cui voi non vi rendete conto, è la presenza di sebo nella parte inferiore delle lamelle. Questo perché le vostre mani potete pulirvele quanto vi pare, però resteranno sempre leggermente unte. Quindi io vi consiglio una volta ogni tanto date una pulitina. Per quanto riguarda invece la borsa, io vi consiglio di passare oltre a questo, fare un bel upgrade, cioè comprarvi una di quelle borse imbottite che trovate anche a prezzi del cavolo su Amazon e via dicendo, perché ovviamente se lei va a sbattere da qualche parte non solo si rovina ma si scorda anche, quindi poi dovete star lì col martelletto eccetera eccetera. Ultimo capitolo sulla pulizia e sulla manutenzione è dove tengo la kalimba. Allora, come tutti gli strumenti che hanno delle componenti di legno e di metallo, non va lasciata vicino alle fonti di calore. Questo perché? Innanzitutto perché le parti di metallo tendono a dilatarsi e restringersi con il calore, ovviamente, e quindi la kalimba si scorda, va sempre riaccordata e purtroppo con il tempo, a forza di prendere calore, si rovina. Per quanto riguarda il legno, invece, come vale per i violini e compagnia bella, vanno tenuti in posti lontano dall'umidità, che lo so che sembra impossibile, però è meglio farlo. Fate questa cosa qui, riponetela nella sua custodia con il suo fazzolettino davanti e poi comprate quelle bustine di non so esattamente cosa, penso sia naftalina, quelle bustine con delle pallettine che se gliele mettete sopra assorbono l'umidità al posto della vostra kalimba. Perché l'umidità fa male allo strumento? Perché tende a bagnare il legno e quindi a rammollirlo e poi lo strumento non suona più bene come dovrebbe. Ultimo capitolo che poi affronterò meglio in un altro video è l'elettrificazione, diciamo, dello strumento. Il consiglio è: prendete una kalimba elettrica se dovete suonare in giro, se dovete accompagnare altri strumenti, che così aumentate il volume senza problemi. Prendete una kalimba elettrica se avete già a casa degli amplificatori, comunque dell'attrezzatura, perché se non siete pratici con questo tipo di gadget, secondo me è un po' inutile prendere uno strumento elettrico. Comunque siete sempre in tempo a elettrificarlo, perché ve l'ho detto, ve lo spiegherò, esistono in vendita dei pick-up speciali per gli strumenti acustici, ovvero delle ventosine che voi attaccate sulla cassa armonica dello strumento, attaccate all'amplificatore e tranquillamente viene amplificato quanto vi pare. Che dire, il mio primo tutorial di tutta la mia vita è finito e spero di riavervi nei prossimi video in cui parlerò di come si tiene in mano e come si suona la kalimba, come si accorda, come si leggono le tablature, come si elettrifica, eccetera eccetera. Poi me ne verranno in mente altri. Io vi ringrazio tantissimo per essere passati dal mio canale, spero di nuovo di riavervi presto, spero che andiate a visitare tutti i miei canali, compresa la pagina di Patreon, e per adesso, ma solo per adesso, io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao ciao!